Ma l'universo è finito o infinito? E se non è infinito, ha dei confini? E poi è unico o ce ne sono tanti? Spoiler alert, le risposte sono boh, boh e boh. E vabbè, però vediamo le opzioni. Intanto per le prime due domande, la terza nel prossimo video. Allora, il problema è che la velocità della luce è finita e quindi non ci consente di vedere oltre una certa distanza. L'universo è nato 13,8 miliardi di anni fa, quindi un fotone da dovunque sia partito ha avuto 13,8 miliardi di anni di tempo per viaggiare fino a noi. Quindi si direbbe che non può aver percorso più di 13,8 miliardi di anni luce. Vi ricordo che un anno luce è un'unità di misura della distanza. Ora però l'universo è in espansione, quindi mentre il fotone viaggiava verso di noi, lo spazio si espandeva sotto i suoi piedi. La sorgente si allontanava sempre di più da noi e dalle stime viene fuori che riusciamo a vedere fino a un raggio di circa 50 miliardi di anni luce. Sembra parecchio, ma vi faccio presente che se l'universo è infinito, qualunque porzione ne riusciamo a vedere sarà sempre trascurabile rispetto al totale. Notate anche che se è infinito, il Big Bang è avvenuto ovunque. Cioè, all'inizio tutto era infinitamente compatto, ma comunque era già infinito, o almeno sicuramente un attimo dopo il Big Bang doveva già essere infinito. Quindi una singolarità di dimensioni infinite. Cioè, a dire il vero non so neanche se sia possibile, forse non lo sa nessuno. E già, questo cavolo di infinito. Io non amo il concetto di infinito, almeno per quanto riguarda la realtà fisica. La mia repulsione verso l'infinito è una delle cause che portano alle mie convinzioni metafisiche. Vedete la puntata 7 del filone principale. Comunque, che possiamo dire di questo pezzetto di universo che riusciamo a vedere? Beh, principalmente grazie alla radiazione cosmica di fondo sappiamo che è molto uniforme e che è piatto o quasi piatto. Se ha una curvatura è molto piccola. Ora, anche se la curvatura fosse nulla, in realtà potrebbe comunque essere finito e avere la geometria di quello che si chiama toro. Comunque, dagli ultimi studi sembra che in realtà una piccola curvatura ci sia e sia positiva. Positiva vuol dire che l'universo potrebbe essere sferico, chiuso e sferico. Ora risiamo al solito problema, cosa vuol dire sferico? Al solito una superficie bidimensionale si può richiudere in una sfera tridimensionale. Qui invece abbiamo lo spazio tridimensionale che è curvato come se fosse curvato in una sfera di 4 dimensioni. Tornate alla puntata sulla relatività, è il solito problema di sempre. Mi aspetto che dopo tutti questi video ormai sappiate pensare quadridimensionalmente, no? Comunque la curvatura è piccolissima, questo è indice che l'universo è sicuramente molto grande, molto più grande di quel poco che riusciamo a vedere e su questo ci sono pochi dubbi. Proprio come la Terra sembra piatta, ma è una sfera, capito, terrapiattisti? Perché è molto grande rispetto a quello che riusciamo a vedere con i nostri occhi. Curvatura piccolissima. Quindi tornando all'universo, quanto è grande non si sa, ma almeno potrebbe avere una topologia a ipersfera. Chiusa e finita. Senza confini ovviamente, però finita. Ora, perché ce l'ho tanto con l'infinito? Perché infinito non è un numero, è un gran casino. Punto primo, se una cosa ha probabilità diversa da zero di esistere, in un universo infinito esisterà di sicuro, infinite volte. Punto secondo, qualunque frazione di una cosa infinita è trascurabile rispetto al totale. Quindi il nostro pezzetto di universo osservabile potrebbe non avere niente a che fare col resto dell'universo, dato che ne è una frazione infinitesima, una schifezza. Mi spiego, un pianeta ha comunque dimensioni finite, per forza. Una vita avrà sempre una dimensione finita, insomma, le cose concrete hanno sempre una dimensione finita. Ecco, in un universo infinito tutte le cose finite esistono infinite volte. Ci devono essere infinite repliche esatte del pianeta Terra con esattamente gli stessi abitanti che fanno esattamente le stesse cose, me compreso. Ma ci devono essere anche infinite copie leggermente diverse, perché comunque hanno probabilità diverse da zero di esistere. In una copia magari sono un famoso violinista, in un'altra copia sono una famosissima rockstar.
In un'altra copia è tutto uguale, ma io sono nato con 6 dita per mano. Se è fisicamente possibile, esiste. Personalmente l'idea mi ripugna. E poi che dire del fatto che l'intero universo visibile è una frazione infinitesimale del tutto? Cioè, non so se mi sono spiegato bene, ma un numero qualunque diviso per infinito fa 0. Quindi la rilevanza dell'intero universo visibile è 0, non conta nulla. In realtà nessun pezzo finito conta nulla. Là fuori, qualunque assurdità vi venga in mente fisicamente possibile esiste. Voi siete esseri umani che vivono almeno moderatamente felici sul pianeta Terra. Vi è andato bene perché là fuori ci sono infiniti pianeti in cui tutte le creature viventi sono torturate da un sadico e malvagio dittatore. È possibile? Allora esiste infinite volte. Meglio che l'universo sia finito, vero? Ma è unico? Prossima puntata.